Salve a tutti, io sono Roressidio, lo youtuber che ha troppi giochi da recuperare, porca troppa! Questo martedì Nintendo ci ha regalato una serie di annunci per la Nintendo Switch, piena di nuovi giochi da parte di molteplici studi indie e non, dandoci un totale di 46 giochi! Wow! Non si sono voluti trattenere stavolta, eh? Ma la quantità, spesso e volentieri, non è sinonima con qualità. Quindi, per quanto sia impressionante sentire questo numero, è il momento di andare a vedere cosa è stato annunciato. Iniziando dalla prima metà della Direct, Indie World, Balatro, Friends of Jimbo. Cosa diavolo è Balatro Friends of Jimbo? Ok, apparentemente è un roguelite o roguelike dove giochi a poker. Capisco. Mi piacciono i giochi di carte, mi piacciono i roguelike, ma a poker non mi è mai andato a genio. Vediamo cosa hanno da annunciare in merito. Ah ok, un paio di collaborazioni con vari franchise come The Witcher 3, Vampire Survivors, Dave the Diver e... Anyway, È bello vedere un gioco indie che sia in grado di avere così tante collaborazioni. E soprattutto, essendo questo un roguelike, o un roguelike, non so, le carte che queste collaborazioni aggiungono danno un nuovo elemento al gioco con i propri effetti unici per dare una nuova complessità al gioco e variare le varie run ancora di più. Il che è sempre bello. Ho solo una domanda. Che cazzo ci fa qui The Witcher 3? Gli altri tre sono piccoli giochi che hanno grafiche pixel art e un costo basso, quindi per quanto diversi siano non è strano vederli insieme. Ma The Witcher 3 è un gioco AAA in 3D, non c'entra niente! Mi sa che è qui per via di Gwent, ma comunque non c'entra niente. Ma vabbè, bello vederti ancora in circolazione, Witcher. Neba. Questo gioco è un'avventura platform dalle grafiche pixel art stupefacenti e considerando il precedente titolo dello studio, Gris, direi che questo sarà un'esperienza per la storia che intende raccontare, dando meno peso alla parte di gameplay. Sono più che aperto a sbagliarmi a riguardo e magari per questo titolo hanno voluto osare di più introducendo sistemi di combattimento e un platformer più complesso, ma fino a prova contraria dove mostreranno di più i gameplay, credo sia sicuro assumere sia un gioco più incentrato sulla storia che sul gameplay, il che non fa per me. Moth Qubit. Questo promette essere un gioco di avventura dove esplori un mondo di persone insetto regnato dal capitalismo, nel mentre modifichi con le tue azioni la storia di un'avventura che nasconde temi molto pesanti sotto la maschera del giochino carino che ha come facciata. Mi dà molto l'impressione dei giochi di Kindergarten, o se volete un esempio più recente, Thank Goodness You're Here. Quindi mi può interessare, ma al momento non ne sono troppo certo. Coffee Talk, Tokyo. Per quanto non mi interessino in generale le visual novel, questo promette molto bene. Mi interessa poter avere dei minigiochi dove gestisci un bar e interagisci con i clienti. Sarò sincero che l'idea di gestirne uno è un mio debole, quindi potrei considerare il primo gioco di questo piccolo franchise e se poi mi interessa mi recupererò con calma i giochi dopo, incluso questo. DLC Sea of Stars. Non ho avuto il piacere di poter giocare al gioco base, ma da quel che posso evincere è un GDR a turni dalle grafiche in pixel art spettacolari. E sinceramente, appena ho visto le sole immagini del gioco, sono rimasto immediatamente conquistato. E dato che mi interessano gli RPG a turni, aggiungerò il gioco nella lista di giochi da recuperare prima o poi. Ora ci metterò solamente 301 anni per giocarli tutti.
Power Wash Simulator, pacco aggiuntivo di Shrek. Of dirt that need to be blasted away. Fine. I'm ogre it anyway. Ok. Se mi mettete anche le canzoni pop come I'm a Believer, allora mi compro tutto quanto, il gioco e il pacchetto. Morsels. Ok, vediamo un po'. Please enjoy the first ever trailer for our strange little game. Thank you. Oh, un gioco strano. Va bene, vediamo cosa intendete per... Date Everything. Sapete, di norma non mi interesserebbe una visual novel dove puoi uscire in appuntamenti con diverse persone che sono genuinamente interessate a te. La premessa è un po' troppo irrealistica per i miei gusti. Ma la premessa è così tanto shitpost che non posso non amarla e darci un tentativo. Probabilmente aspetterò che sia in sconto e poi mi prenderò una copia. Peglin. Ok, ammetto di non avere troppa esperienza con questo tipo di giochi. Ne avrò giocato uno quando ero un ragazzino, ma mi interessa il gameplay di base che mira a far rimbalzare la palla il più possibile per distruggere varie sfere e sferrare quindi un attacco più potente. Sinceramente, lo terrò d'occhio. Questa è un'idea molto interessante. Wobbly World. Sembra un gioco molto carino per poter passare un pomeriggio con gli amici a perderci tempo, andando in giro in un gioco sandbox dove l'esplorazione e la sperimentazione regnano supreme. Ma questo per conto mio non mi interessa un granché. Non fraintendetemi. Per essere un gioco carino, è carino, ma non fa per me nello specifico. Ma chissà, se magari lo trovo ad un buon prezzo, posso anche darci un tentativo con amici. Pico Park 2. Un seguito al puzzle game perfetto a portare come collaborazione con altri streamer, dove più regna il caos, più shitpost viene fuori e più diventa esilarante da guardare altri giocare. Fatemi giusto guardare la lista di persone con le quali lo posso portare in live e... Mi sa che questo lo salta a pie pari. A meno che, cazzo ne so, a Mori Calliope non salga la voglia di fare una collab con me su questo gioco completamente a caso. Metti che... Hey guys, 2 quick questions. Number 1, what the fuck am I looking at? Number 2, can you stop? Rapid Fire. Ed ora, uno dei miei momenti preferiti di questo tipo di direct. Rapid Fire, dove la Nintendo introduce 300 novità in 2 secondi e quindi posso fare lo stesso anche io. Siete pronti? Andiamo! Shovel Knight DX! Yay! Considerando che volevo recuperarmi il gioco prima o poi. Europa! Dal trailer qui non avevo capito molto, ma è un platformer dove esplori un mondo in 3D abbastanza caruccio. Casimir! Sembra un hack and slash che potrebbe prendere ispirazione da Hades e sinceramente mi ispira parecchio. Lo terrò in considerazione. On Your Tail. L'avevo già visto circolare prima. È un gioco dove devi scoprire un mistero in ambientazione italiana. Quindi punti bonus di parte per l'Italia. Slugs Tactics. I giochi di strategia mi annoiano dopo un po' se il gioco è solo quello. E purtroppo questo sembra il caso. Inoltre solo a me manca lo stile arcade del franchise. The Plucky Squire, un gioco che si alterna tra le pagine di un libro e un'ambientazione 3D. È un'idea molto carina, molto meta e molto carina. Lo terrò d'occhio per vedere se mi può interessare. Ultimo annuncio! E come ultimo annuncio abbiamo un pezzo veramente unico ed interessante. Questo platformer
sembra essere l'unione proibita tra lo stile rude dei vari Wario World e la natura frenetica dei giochi di Sonic, unendoli in un gioco dove l'adrenalina regna suprema mentre il protagonista sfreccia per i livelli, incoraggiando il giocatore a non fermare mai questa tempesta di schiaffi alimentata dall'ansia. Sebbene non mi interessi a me, non posso negare che questo sia un incredibile gioco e vi consiglio di dare un'occhiata a voi stessi, poiché una descrizione da parte mia non potrebbe mai dargli giustizia. E questo conclude Indie World. Sinceramente, ottima live, piena di vari tipi di giochi che mi interessano, e abbiamo ancora la Nintendo Direct da analizzare. Quindi, carissime terze parti, cosa ci proponete a noi poveri stronzi che hanno la Nintendo Switch? Tetris Forever. Questa è un'ottima idea. Una collezione di giochi classici di Tetris per celebrare l'anniversario dei 40 anni è una buona mossa. Su carta. In pratica a me sinceramente sorge un'unica domanda. Perché fare un'intera collezione di giochi di Tetris se il gioco base è lo stesso? Non fraintendetemi. So che ogni copia di Tetris è unica a se stessa e ha le proprie differenze l'una dall'altra, ma la base di Tetris non cambia. Quindi questa è una collezione di 15 giochi che sono lo stesso gioco. Ma in questo i pezzi di Tetris cantano la Macarena! Ok, effettivamente giocherei a quella versione di Tetris. Però c'è un altro lato della moneta da considerare, ovvero i fan di Tetris. Perché mentre a qualcuno come me, che non è appassionato del franchise, non importa di avere 15 copie leggermente diverse di Tetris, ad un appassionato del gioco potrebbe invece più che interessare. Magari non hanno alcune copie di Tetris che sono incluse in questa collezione. Magari sono interessati alla nuova modalità Time Warp, o magari sono interessati al documentario del franchise incluso. Il che, sinceramente, è una mossa geniale. Oh, e aggiungeranno al servizio online una copia di Tetris nell'emulatore NES e un evento speciale nella copia di Tetris 99. Figo! Star Overdrive. Cosa diavolo è questa roba? E come posso iniettarmela nelle vene? Da quel che ho capito, è un gioco di esplorazione dove ti devi gestire tra l'esplorare il mondo con un overboard, o a piedi, e affrontare vari tipi di nemici. Caracal Games, gli sviluppatori del gioco, sembrano dare un'incredibile enfasi al movimento nel gioco. E con questo titolo sembrano essersi superati. Questo gioco promette molto bene. Lo terrò in considerazione. Goat Simulator 3. Così come Wobbly World, questo gioco è un parco giochi che ti premia per fare roba a caso e sperimentare. Ma dei due giochi sinceramente la mia priorità ricadrebbe su Goat Simulator. Il perché non è difficile da spiegare. La premessa di andare in giro come una capra e andare letteralmente a spargere morte e distruzione è molto più convincente di tieni questo tipino a caso e divertiti. Non voglio screditare Wobbly World, che sia chiaro, ma se devo scegliere un gioco il cui invito è vieni a fare un po' quel che diavolo vuoi, prenderò quello dalla premessa più shitpost delle due. Rapid Fire? Di già? Di solito aspettano verso la fine della direct per fare un Rapid Fire. Beh, chi sono io per lamentarmi? Andiamo! Legend of Heroes, Trails in the Sky, The First. Non ho familiarità con questo franchise, ma da quel che ho visto, questo remake del primo capitolo
sembra voler prendere i franchise in una direzione del tutto nuova, il che è sempre interessante. Star Wars Hunters, da quel che ho visto sembra un gioco di Overwatch, ma è gratis per mobile e per Nintendo Switch. Stalker Trilogy. Se vi piace Fallout, allora vi consiglio assolutamente la trilogia di Stalker. Io di sicuro me la recupererò. Mi dà fastidio che sia buttato a caso in un rapid fire, ma vabbè, lavoro dopo. Worms Armageddon. È un gioco shitpost che potrebbe essere carino da recuperare, ma dovrò vedere. Ottimo per le serate con amici. Disney Dreamlight Valley. Ottimo gioco per i bambini in modo che possano divertirsi con i personaggi Disney. Ma a me non attira molto. SpongeBob SquarePants. The Patrick Star Game. Stesso identico discorso di Wobbly World e God Simulator. Almeno da quel che ho potuto evincere da questo trailer. Comunque, dei tre è quello che mi ispira di meno da eventualmente recuperare, data la premessa dei personaggi di SpongeBob. Mi aspetto un approccio più sicuro al gioco, limitando quel che puoi fare, dato il pubblico inteso per bambini, ma almeno sembra un ottimo gioco da poter regalare a un nipotino o simili che è appassionato della serie. Fitness Boxing 3. Ok, odio doverlo ammettere, ma questo gioco potrebbe addirittura servirmi, considerando che per quanto sia incredibile da credere, non sono esattamente il pinnacolo della forma maschile. Inoltre sembra carino come gioco di fitness, quindi me lo recupererò. Capcom Fighting Collection 2. Con l'avanzare del tempo arriva una necessità sempre più ovvia di dover portare vecchi giochi in console nuove, poiché altrimenti sempre più videogiochi verranno persi col tempo. Sono contento che Capcom si stia muovendo per preservare la propria libreria di giochi con queste collezioni e spero che possano muoversi per altri franchise che posseggono come Monster Hunter. Purtroppo io non sono uno a cui piacciono i giochi di lotta e quindi non credo che mi recupererò questa collezione di... Ma quello è Power Stone? Oh, e hanno annunciato anche la collezione in Marvel vs Capcom, ma chi se ne frega? Atelier Yumia. Atelier Yumia. The Alchemist Atelier... Porca Atelier Yumia. The Alchemist of Memories and the Vision Land. Non ho molte informazioni in merito, dato che il gioco è stato letteralmente appena annunciato, se non che viene da un gioco di ruolo giapponese di nicchia. Sembra essere un gioco di combattimento in tempo reale ed esplorazione, ma date le poche informazioni al momento non mi espongo troppo e aspetterò che escano più informazioni a riguardo. Ma sembra carino, fa una buona prima impressione. Rapid Fire? Aspetta, un'altra serie di annunci rapidi? Ma che diavolo? Ok, a quel paese? Andiamo? Suikoden, primo e secondo, HD Remaster. Ok, non ho mai sentito parlare del franchise, ma sembra carino, quindi ci sta. Dragon Quest terzo! Se non sbaglio, nell'ultima direct avevano annunciato il remaster del primo e secondo con il terzo in seguito. Ed eccolo qua, mi interessa recuperarmeli prima o poi. Sono dei classici degli RPG a turni, dopo tutto. Castlevania Collection. Questo tipo di giochi di Castlevania mi interessano tantissimo e finalmente me li posso recuperare senza dover spendere 300 euro per copia. Civilization 7. È un altro gioco di Civilization. Ma puoi governare in Giappone! Sentite, non so cosa volete che vi dica.
non sono un fan del franchise o dei giochi di strategia come Civilization. L'unica cosa di cui so dei giochi è che Gandhi può lanciare bombe nucleari. Ma buono per i fan. Spero che questo nuovo gioco della serie vi soddisfi. Tales of Graces F Remastered. Buono vedere un remaster di un franchise che sta a cuore a molte persone. Sembrano aver fatto un ottimo lavoro nel reimmaginare questo gioco da zero. Non avendo giocato l'originale non posso dare chissà che approfondimento, ma posso apprezzare il fatto che abbiano aggiunto miglioramenti all'esperienza per i vecchi fan. Inclusi... No! Inclusi contenuti aggiuntivi che immagino originariamente fossero a pagamento. My Sims, Pandora Relax, piccole avventure chill per gli amanti dei giochi dei Sims, con uno stile semplice ma efficace. È bello vedere che gli appassionati del franchise hanno la possibilità di avere questo gioco a disposizione sulla Switch, anche perché giochi del genere sono perfetti per la natura portatile della Switch. Annunci di FNAF! Sono un po' in conflitto con Help Wanted 2 sulla Switch. Da una parte abbiamo accessibile a chi non ha la tecnologia VR a casa il gioco, il che è sempre un bene avere un'opzione di accessibilità economica. Dall'altra parte, in questo modo hanno tolto il punto cruciale dell'esperienza di Help Wanted, il fatto che tu sia a fare questi minigiochi in realtà virtuale. Tu non hai comandi precisi a tua disposizione. Devi arrangiarti con le tue stesse mani a gestire la situazione in cui ti ritrovi, con lo stress e la paura che giocano brutti scherzi al momento di fare una decisione e cercare di eseguire anche la più semplice delle azioni. Io non ho per fare realtà virtuale a casa mia, ma sono stato in grado di provarla. E fidatevi, c'è una differenza fra l'usare le proprie mani e usare un controller. Alla fine, credo che si riduca in una questione molto semplice. Se non puoi recuperarti un headset per la realtà virtuale, perché tuo padre non ha trovato a caso una miniera di diamanti, allora questa versione diluita fa per te. Ma se pensi che senza l'esperienza virtuale non ha senso recuperarselo e quindi ti puoi recuperare la lore in modo esterno, allora non ti può interessare. Ok, vediamo l'altro annuncio legato a questo. Oh, il DLC di Security Breach arriva nella versione per Switch. Ok. Non so cosa volete che aggiunga. Ok, fine. Rapid Fire... Ancora! Questo è tipo il quarto che ha dato alla Nintendo 300 dosi di caffeina. Epic Mickey Rebrushed. Bello vedere la remaster di questo gioco per poterlo preservare e farlo godere a più persone. Tales of Shire, Road of Rings, Farming Simulator, ma Gandalf ti fa crescere le rape. Just Dance 2025. Ah, esiste ancora. Speriamo che non facciano altre cazzate come con l'ultimo Just Dance. Funko Fusion. EA Sports. Adoro i giochi sugli sport. Il mio preferito è quello con la palla. Lego Horizon Adventure. Caruccio, un gran bel modo per reinterpretare il gioco di Horizon. Se non altro preferisco questo all'Horizon base, non ironicamente. Rune Factory, Guardians of Azuma. Ok, sembra un altro Farming Simulator, ma le grafiche sono molto belle da vedere, il design dei personaggi è carino e sembra avere un interessante sistema di combattimento. Se ci sarà una demo da provare, allora mi metterò a provarlo e se mi convince me lo prenderò. Molto caruccio. Ultimo annuncio! Ok,
E siamo alla fine della Direct. Allora Nintendo, cosa ci offri come ultima grande novità che chiude il tutto? 死にてえやつだけかかってこい。素直に I love you 届けようきっと You love me 伝わるさ君に合うガラスの靴を探そう二人で Step and Go いつまでも深夜12時を過ぎたって僕らのラブマジックは時計はしない。 So, This is your choice? The greatest worth your eyes descried? Indeed, this is what I sought. Your eyes see true. ho sempre voluto recuperarmi gli Yakuza prima o poi. E se mi capiterà questo gioco ad un buon prezzo, me lo recupererò il prima possibile. E questa è una conclusione degna di questa Direct. Sebbene non ci siano state 300 novità, i giochi annunciati promettono molto bene, sia che mi interessino che meno. Se non altro è stata così tanto piena di annunci che molti non li hanno neanche annunciati, solo mostrati di passaggio. Il che è l'unico problema con la Direct che ho, dato che per esempio l'arrivo del franchise di Stalker su Switch è estremamente importante. Come ho detto prima, questi titoli trattano temi simili a Fallout con le radiazioni nucleari in gioco. Ma l'approccio di Stalker è molto diverso da Fallout, e non solo. Gli sviluppatori del franchise sono uno studio in Ucraina, che si sono dovuti trasferire in un'altra parte dello stato dopo i vari attacchi russi. E quindi è veramente importante che lo studio riceva supporto in questi tempi difficili. E Nintendo ha buttato l'annuncio della loro trilogia in mezzo ad altri titoli come nota di passaggio, perché non avevano tempo per tutti i giochi che avevano per la Direct. A me piacciono le sezioni di Rapid Fire della Nintendo Direct, ma non quando ce ne sono molteplici in una sola Direct. Ma a parte questo, direi che è stata una buona Direct con tanti bei annunci, soprattutto nell'ambito dei giochi retro. Nel corso degli anni, più tempo passa, più rischiamo di perdere giochi per la degradazione dei dischi fisici o per la terminazione dei servizi online per una console. Quindi è un bene che siano stati annunciati così tanti remake e la collezione di giochi vecchi. Tutto sommato, sono soddisfatto della Direct, nonostante l'inciampo dei 300 Rapid Fire. E spero che anche il prossimo possa reggere il confronto. Per oggi è tutto. Vi auguro una buona giornata.